Quali sono le carte migliori per viaggiare? Allora, l'argomento carte è molto vasto, molto tecnico. Molto tecnico. E la memoria di Mirko è molto breve. Molto breve. Quindi useremo l'articolo che abbiamo scritto e che vi lasciamo poi qua in descrizione per ricordarci alcune cose molto tecniche di queste carte. Questo video non sarà solo tecnico, ma sarà proprio descrittivo per raccontare come abbiamo fatto a scegliere le carte che per noi sono migliori per viaggiare e a raccontare le specifiche di ognuna di queste. Allora, la premessa qual è? La premessa è la più facile. Per me è la più facile, che è la suddivisione delle carte. Faccio io? Faccio io. Tu guarda il resto, dai. In questo video io non farò praticamente niente. Esatto. Io sono qui per fare presenza. Allora, partiamo spiegando la differenza fra le tipologie di carte. E sono principalmente una carta di credito, una carta di debito e una carta prepagata. Ah, hai bisogno di leggere? Quindi, quali sono le caratteristiche di una carta di credito? Una carta di credito viene emessa da una banca con un importo massimo che si può spendere ogni mese, che è definito dalla banca stessa, in base alla disponibilità economica di ognuno. L'importo che viene speso in un mese viene addebitato sulla carta il mese successivo. La carta di credito di solito è quella che viene richiesta per il noleggio delle auto. In realtà, qua all'estero, per esempio qui in Argentina, noi abbiamo utilizzato una carta di debito, non c'è stato alcun problema. Una carta di debito invece è sempre uno strumento di pagamento elettronico, sempre emesso dalla banca stessa, non c'è però un importo massimo, perché ogni volta che si viene effettuata una spesa, quella spesa viene addebitata nel momento stesso sulla carta ed è quella che normalmente viene definita bancomat. E infine c'è la carta prepagata, che è ancora una carta che però non è collegata ad un conto corrente, perché ovviamente le altre due carte, credito e debito, sono collegate al conto corrente stesso. Invece questa carta è semplicemente ricaricabile, quindi si può ricaricare la carta con una determinata cifra e poi si comporta come una carta di debito normale. Quindi ogni volta che viene effettuata una spesa viene addebitato l'importo nel medesimo momento. Le carte di credito, di debito e prepagate utilizzano principalmente due circuiti, il circuito Visa e il circuito Mastercard. Sono utilizzati entrambi in tutto il mondo. Ci sono stati però alcuni paesi in cui avevamo, non sempre, ma in alcuni casi, alcuni problemi con uno dei due circuiti. Ecco perché consigliamo sempre di avere almeno due carte su due circuiti diversi, in modo tale che nel caso non dovesse funzionare una è possibile utilizzare l'altra per questo circuito. Nella seconda parte, invece, Mirko andrà a definire quelle che sono le spese a cui si va incontro, soprattutto quando si viaggia all'estero, cioè fuori dall'Unione Europea. Per fare questo io mi aiuterò con una delle liste di Elena che sono riportate nell'articolo. Partiamo un attimino, come si dice? Come si può dire? Le commissioni per l'utilizzo delle carte all'estero. Partiamo con un costo che la maggior parte delle carte ha, che è il costo di emissione della carta stessa. Dentro la maggior parte delle carte, anche se in realtà non è valido per tutte le carte, ovvero richiedere una carta ha un determinato costo, irrisorio nella maggior parte dei casi, con intorno ai 5 euro di solito, e si paga una volta sola. Poi abbiamo le spese fisse di mantenimento, che è il cosiddetto canone mensile, che è la cifra che si paga regolarmente ogni mese per poter utilizzare la carta. Questo canone mensile non sempre è previsto. Alcune volte c'è, alcune volte non c'è. La commissione di prelievo, che è il costo relativo al prelievo del denaro da un qualsiasi bancomat o ATM. La commissione di pagamento è il costo relativo all'utilizzo della carta per effettuare una determinata transazione in un esercizio commerciale. La commissione per il cambio valuta, che è il costo relativo al cambio di denaro dalla valuta del paese in cui è stata emessa la carta a una valuta di un paese estero, e le commissioni per il prelievo presso gli ATM con carta internazionale, che sono le stesse cose per il prelievo che abbiamo definito prima, proprio un costo di prelievo, però questa volta è un rincaro legato all'utilizzo
della carta in un paese estero. Quindi, come avevamo già detto anche nel nostro video in cui parlavamo dell'organizzazione del viaggio, ci sono alcuni paesi, e se non l'hai visto vai a vederlo, te lo linkiamo qui sotto, ci sono alcuni paesi in cui è prevista questa commissione e non importa quale sia la banca in cui si preleva questo importo, quando si ha una carta internazionale sempre si ha questa commissione. Alcuni paesi appunto lo prevedono, ci viene in mente il Messico, altri paesi non lo prevedono, per esempio il Brasile, non abbiamo mai pagato per questo. Allora, la grande premessa da fare è che ovviamente noi stiamo parlando di tutti questi costi e delle migliori carte per viaggiare al di fuori dell'Unione Europea, perché solitamente le carte che si hanno appunto in Italia, che vengono messe in Italia, non hanno problemi, diciamo, non è un problema viaggiare con le carte italiane all'interno dell'Italia stessa o dell'Unione Europea. Invece noi, il nostro giro del mondo è appunto un giro del mondo, quindi stiamo andando anche al di fuori dell'Unione Europea e queste sono le caratteristiche appunto delle carte che abbiamo deciso di utilizzare. Poi parliamo quindi all'estero se ha più senso utilizzare la carta o se ha più senso utilizzare i contanti. Ovviamente questo dipende dal paese in cui si è. Diciamo che l'utilizzo dei contanti è l'unico strumento utilizzato in molti paesi se si vuole, per esempio, mangiare street food, oppure se si deve pagare, non so, una guest house. Ovviamente non c'è la possibilità di avere un POS, quindi l'unico modo che si ha per pagare è pagare in contanti. Inoltre, un altro pro che ci può venire in mente è pagamento dei mezzi locali. La nostra filosofia di viaggio è quello di vivere il più possibile a contatto con la popolazione locale per conoscere davvero il paese in cui ci troviamo e quindi utilizziamo bus locali, utilizziamo tuk-tuk quando siamo in Asia, utilizziamo treni, utilizziamo tutti questi mezzi. Inoltre, se si parte dall'Italia con una somma di denaro, quindi in euro, è possibile poi cambiare destinazione con la valuta locale. In questo caso noi consigliamo di non cambiare mai i contanti all'aeroporto, perché il cambio di solito è sempre davvero sconveniente rispetto a quello che poi si trova magari in città o in periferia di una grande città. Per le carte ci viene in mente per esempio un paese che è il Brasile, dove è diffusissimo l'uso delle carte, addirittura anche per lo street food. E in questi paesi se si hanno delle carte internazionali come le nostre è possibile pagare in valuta quindi locale del paese in cui si è senza avere commissioni, e questo è meraviglioso perché non si devono andare a ritirare ogni volta i contanti dai bancomat, e come vedremo fra poco ci sono dei limiti di denaro che si può prelevare ogni mese senza pagare commissioni. Quindi come si può scegliere una carta tra virgolette giusta per poter viaggiare? Adesso vediamo tutta una serie di criteri che noi abbiamo valutato per andare a scegliere, andare a optare quella che è la carta giusta o migliore per i tuoi interessi e per il tuo viaggio. Prima, affidabilità, ovviamente affidabilità dell'istituto di credito che la emette. Secondo, nessun canone per poter risparmiare il più possibile. Terzo, nessuna commissione per il cambio valuta. Quarto, nessuna commissione per il pagamento negli esercizi commerciali. Quinto, nessuna commissione per il prelievo agli ATM, che poi sono i bancomat all'estero. Sesto, nessuna commissione per le operazioni bancarie, come bonifici internazionali nel nostro caso. Settimo, possibilità di ricaricare la carta senza nessuna commissione, e questo vale per le carte ricaricabili. Ottavo, possibilità di poter creare delle carte virtuali. Questo è per una maggior sicurezza, soprattutto per quanto riguarda le operazioni online. E l'ultimo punto è l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ok, adesso andiamo ad analizzare tutte le carte che abbiamo noi per viaggiare. La carta che utilizziamo maggiormente in giro per il mondo è Revolut. Allora, Revolut è la nostra carta principale, la amiamo. Il piano che abbiamo stipulato noi con Revolut, perché ci sono diversi tipi di piani, è quello gratuito. In generale di tutte le carte che abbiamo il piano gratuito, proprio per non pagare il canone mensile. Quindi le famose spese di cui parlava prima Mirko, questa è una spesa che noi abbiamo tagliato alla base.
Il piano mensile gratuito di Revolut permette allora il pagamento negli esercizi commerciali fino a 1.000 euro al mese completamente gratuito, quindi senza commissioni, nessuna commissione per il cambio valuta, c'è da fare una piccola postilla. Durante invece il fine settimana è prevista una commissione dell'1%. Noi cosa facciamo? Semplicemente utilizziamo un'altra carta durante il fine settimana. Oppure un altro modo che si può utilizzare è quello di cambiare la valuta nostra, quindi gli euro, nella valuta locale durante la settimana e utilizzare questo importo cambiato senza commissioni durante il fine settimana. Ok, come fare questo? Semplice, utilizzando l'applicazione. Utilizzando l'applicazione si possono creare dei portafogli diversificati con le diverse valute e questo, come diceva Elena, vi permette di evitare di pagare i costi di conversione nel fine settimana. Con il piano gratuito di Revolut è possibile prelevare fino a 200 euro al mese gratuitamente, quindi senza commissioni. Per noi questo è perfetto, nel senso che utilizzando diverse carte, nel caso avessimo bisogno di prelevare più di 200 euro al mese, abbiamo la possibilità di sommare questi importi. Nel caso venisse sforato con Revolut il limite dei 200 euro mensili, quindi se si andasse a prelevare un importo superiore, la commissione di prelievo è del 2%. Inoltre è possibile creare infinite, cioè illimitate carte virtuali per l'acquisto online, per essere più sicuri per l'acquisto online. E dalla carta Revolut ci facciamo i diversi bonifici internazionali per ricaricare le altre carte che abbiamo. Anche questo è tutto gratuito. La seconda carta che andiamo ad analizzare è Vivid. La cosa più bella di questa carta è che è personalizzabile, per cui si può scegliere il colore e anche il disegnino che ci mettono sopra. Mirko c'ha la stellina e io invece ho un triangolo con un sole. Quali sono le caratteristiche di Vivid, oltre al fatto che sia bellissimo e personalizzabile? Che ha un IBAN italiano, pur essendo un istituto di credito che si appoggia su una banca tedesca, lavora sul circuito Visa, come è scritto qua sotto, non ha costi mensili a patto che venga utilizzata tutti i mesi. Nel momento in cui dovesse passare un mese senza che venga fatta anche solo una minima operazione, allora verrà applicato un costo pari a 3,90 euro. Poi la carta virtuale purtroppo si può fare, ma è a pagamento, per cui 1 euro per ogni carta. I pagamenti in valuta estera sono possibili e non hanno nessuna commissione di cambio, quindi negli esercizi commerciali. I prelievi come Revolut sono gratuiti fino a 200 euro al mese, dopodiché verrà applicata una commissione pari al 3% sul valore prelevato e c'è anche la possibilità di poter ricevere un cashback, però per fare questo bisogna avere almeno un saldo di 1.000 euro. Sia con Vivid che con Revolut è possibile aprire un portafoglio di criptovalute. A differenza di Revolut non prevede delle commissioni di cambio valuta durante il fine settimana. Ecco perché utilizziamo questa e anche Wise, di cui vi parlerò adesso, per fare i pagamenti durante il fine settimana e anche il prelievo dai bancomat. Allora, Wise è un'altra carta che amiamo, una delle nostre 4 carte del cuore. Allora, come per tutte le altre, sia Vivid che Revolut, è previsto un costo di circa 5 euro per ognuna quando viene inviata a casa, perché tutte queste carte in realtà funzionano anche se non sono fisiche, quindi semplicemente con un'applicazione. Se la si richiede invece fisicamente, bisogna pagare il costo di spedizione della carta stessa. Comunque è tutto molto veloce, noi le abbiamo fatte all'incirca un mese prima di partire, sono arrivate tutte senza problemi. Allora, Wise, come nel caso di Vivid e nel caso di Revolut, anche per lei abbiamo scelto il piano gratuito. Il piano gratuito prevede pagamenti senza commissioni negli esercizi commerciali, nessun cambio valuta, e i prelievi fino a 200 euro gratuiti. Se si sfora questo importo lei ha le commissioni più basse, le commissioni sono un 1,75%. Wise è molto conosciuta in tutto il mondo per quanto riguarda anche l'invio di denaro in valuta estera. È possibile fare bonifici, è possibile avere delle carte virtuali.
Anche lei, come Vivid, non prevede delle commissioni durante il fine settimana, ecco perché l'amiamo il sabato e la domenica. Un'altra cosa che ha Wise, che ci piace molto, è la possibilità di avere un cashback, quindi ogni mese viene dato il 2,28% lordo. L'ultima carta che utilizziamo è Curve. La carta è così, non possiamo scegliere purtroppo il colore della carta, e questo è una grande pecca, ma ci siamo passati sopra. In realtà Curve non è una vera e propria carta di debito o di credito, una carta prepagata, bensì è un aggregatore di carte su cui è possibile collegare altre carte tramite un'applicazione che si scarica sullo smartphone. Con il nostro piano standard gratuito noi possiamo collegare fino a un massimo di 3 carte, e la cosa particolare è che lavora sul circuito Mastercard, per cui le nostre 3 precedenti lavoravano sui circuiti Visa e questa è la nostra alternativa in caso di malfunzionamento del primo circuito. Come funziona? Collegando le singole carte è come se io andassi a pagare con una delle 3 carte precedenti. Vengono applicate le stesse condizioni presentate prima. Inoltre io posso scegliere prima o anche dopo un pagamento su quale carta far ricadere quel pagamento stesso. Addirittura esiste una funzione che si chiama torna indietro nel tempo, che ti permette entro un mese dalla data del pagamento di andare a spostare un pagamento da una carta all'altra. L'ultimo punto fondamentale di Curve è il fatto che andando in giro solo con questa carta le altre 3 sono al sicuro, per cui non c'è rischio che ci possano essere clonate direttamente nell'attività commerciale oppure che ci vengano rubate, per cui questo è un ulteriore plus per quanto riguarda questo aggregatore di carte. Poi c'è un'ultima carta che abbiamo preso in considerazione oggi ma che non abbiamo materialmente con noi. Si chiama Trade Republic. La cosa interessante è il cashback che ti dà, quindi ti dà la possibilità di avere degli interessi sul conto corrente, quindi sull'importo che abbiamo ogni mese, pari al 4% lordo. In questo caso, come per tutte le altre carte, si può pagare negli esercenti commerciali senza pagare commissioni, si può avere un cambio valuta a commissioni zero e prelevare fino a 200 euro al mese gratuitamente. Quindi crediamo che, come per le altre nostre carte, sia una buona possibilità. Noi non la stiamo utilizzando in viaggio. Abbiamo preso in considerazione anche altre carte, come per esempio AIP, come per esempio BBVA, N26 e altre, ma nessuna faceva il caso nostro, perché col piano gratuito non ci permetteva di prelevare fino ai 200 euro gratuiti al mese. La N26 attualmente non è possibile crearla in Italia, cioè avere un conto in Italia. Attualmente siamo in lista d'attesa da quasi 2 anni, per cui penso che... Allora, per ricapitolare, noi cosa consigliamo per spendere il meno possibile in viaggio? Allora, di prelevare sempre meno di 200 euro al mese e soprattutto prelevare più di 25 euro a singolo prelievo, perché per esempio la carta Vivid prevede una commissione se si preleva meno di 25 euro. Poi di non fare il cambio dei soldi, quindi in valuta estera, negli aeroporti. Quando si è in un paese in cui viene sempre prevista una commissione di prelievo con carta internazionale all'ATM, di prelevare il massimo che si può prelevare. Questo perché almeno si pagano meno commissioni per il prelievo. Di solito queste commissioni sono fisse, non dipende dall'importo che viene prelevato. Quindi per esempio viene stabilita una commissione di 5 euro, sia che tu prelevi 100 euro che tu ne prelevi 300, 400. Quindi crediamo che queste siano le migliori carte con cui viaggiare. Qui metteremo tutti i link alle nostre carte, se volete anche voi viaggiare con queste. E il link anche all'articolo che abbiamo scritto, che trovate sul nostro sito, le 5 migliori carte per viaggiare. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un mi piace, se avete delle domande potete scriverle nei commenti e alla prossima. Alla prossima! È il mio turno e vi presenterò questo bellissimo portacarte in plastica blu, l'interno è nero, c'è posto per una carta e per un'altra carta. Voi guardate, è già sparita la mia mano. Un portatessere che fa sparire una mano intera. Ok, la prima carta questo che può essere utilizziamo... vostro gratis se venite a trovarci.